Ciao amici, benvenuti in questo casalingo video. Perché casalingo? Perché oggi andremo a vedere un accessorio indispensabile per le nostre case, soprattutto per chi condivide la propria casa con l'amico del cuore. Proprio per questo motivo e soprattutto su spinta di mio figlio Samuele, che mi ha fatto la tortura cinese della goccia, compriamo un robottino, alla fine mi sono deciso di andare a vedere questo prodotto e parliamo di Procenic 850p. Visto che c'erano comunque i sconti del Black Friday, ho visto questo robottino su Amazon, aspettate, ad un prezzo molto abbordabile, circa 170 euro. Poi cosa mi sono detto? Ma io spesso acquisto su AliExpress perché mi trovo molto bene. Vado a vedere se c'è lo stesso prodotto, magari costa qualcosa in meno. E da una ricerca effettuata su AliExpress ho visto che lo stesso identico prodotto spedito dalla Francia, quindi nessun supplemento di dogana e costi aggiuntivi, mi costava tra coupon vari 143 euro. E allora ho deciso di andarlo ad acquistare, perché facciamo contenta tutta la famiglia e facciamo contento anche il nostro Iago. E quindi oggi andremo a vedere le caratteristiche di questo robottino. Io non vi parlerò di cose particolari perché non sono un tecnico, ma andremo a vedere soprattutto il contenuto, quindi cosa contiene la confezione di questo robottino, gli accessori che danno in dotazione, come si utilizza, se è semplice o difficile utilizzare questo robottino e soprattutto l'efficacia, se funziona o meno. Tutto a posto? Dico bene? Vado bene, Iago? Vabbè, dormi, su, sereno, dormi, non ti preoccupare. Andiamo a vedere il prodotto. Ah ragazzi, poi nella descrizione del video vi lascio sempre i link per andarvi a vedere questo accessorio. Andiamo. Dormi. Donne, è arrivato il robottino. Avvicinatevi con fiducia. Allora ragazzi, questo è tutto il contenuto della confezione. Partiamo dal manuale di istruzioni anche in italiano, manuale per scaricare l'applicazione dal Play Store, poiché ripeto, questo robottino può essere pilotato anche dallo smartphone, batterie incluse per il telecomando, spazzoletta per le pulizie, filtro, cotone di ricambio per lavare i pavimenti, 4 spazzole per la pulizia del pavimento, carica batterie e base per caricare il robottino e ovviamente il robottino stesso.
Adesso andiamo a vedere un attimino le caratteristiche di questo telecomando. Mi piace perché ha poche e semplici opzioni da poter attivare. 6 tasti che servono per utilizzare questo robottino. Andiamo a vedere nel dettaglio. Partiamo da questi pulsanti in alto. Auto. Cliccando questo pulsante il robottino va a effettuare la pulizia in automatico e lui fa tutto da solo. Questo pulsante della home significa che mentre sta lavorando, se clicchiamo su questo pulsante, il robottino va a ricaricare le batterie, torna alla base. Questo pulsante avvio e pausa serve per mettere in pausa il robottino e farlo ripartire durante la pulizia. Questo pulsantino con l'orologio si utilizza per impostare l'orario del telecomando. Questo a fianco serve per attivare e disattivare la pulizia automatica, quindi quando andiamo a settare un orario che il robottino deve partire per effettuare la pulizia. Questo pulsante è la pulizia spot, quindi il robottino va a esercitare una pulizia a cerchio. Questo pulsantino con il quadrato serve per i bordi, quindi tutte le superfici attestanti al battiscopa. Questo pulsantino serve per una pulizia specifica se chiudiamo il robottino all'interno di una stanza. E questo ultimo pulsante serve per aumentare o diminuire l'intensità di aspirazione del robottino. Vedete, è semplicissimo. Queste sono le differenze tra i due contenitori. Questo è solo per aspirare, questo serve anche per lavare, quindi aspirare e lavare. Il contenitore contiene fino a 300 ml di acqua che si possono mettere da questo foro. E all'interno poi qui c'è, quando dobbiamo svuotare il contenitore, vedete, si apre lo sportellino e si va a svuotare il contenitore. Allora, questo contenitore è da 250 ml per quanto riguarda la polvere, mentre questo contenitore è da 500 ml, quindi vedete che è molto più grande per quanto riguarda il recupero di polvere, peli e quant'altro. Anche per quanto riguarda l'applicazione che abbiamo scaricato sul nostro smartphone, ci fa fare le varie opzioni di pulizia, vedete, bordi, punti, lavaggio, in carica, ci dice tutto il risultato. Adesso sta al 79% in carica, quindi qui ci dà la possibilità di effettuare una pulizia in automatico, e da qui andiamo a vedere le varie programmazioni, quindi si può impostare il programma di pulizia. Qui abbiamo i record di pulizia, quindi tutte le operazioni che ha fatto il robottino. Poi abbiamo il comando remoto che possiamo comandare dall'applicazione lo stesso. Abbiamo l'interruttore della luce per andare a accendere o spengere la luce dei LED sul robottino, e qui abbiamo la possibilità di poter vedere dove è posizionato il robottino all'interno del nostro appartamento.
Poi abbiamo il registro dei consumi, filtro, le spazzole, ci dà una sorta di consumo del materiale. E poi abbiamo il biodispositivo e abbiamo la possibilità di far apparire sull'applicazione il contorno della mappa. Qui dentro viene raffigurato la mappa che ha fatto il robottino per la pulizia dell'appartamento. È un'applicazione molto semplice da utilizzare, con poche e basilari operazioni. E da qui abbiamo la possibilità di andarci a vedere le informazioni del dispositivo, scollega il dispositivo e abbiamo l'aggiornamento del firmware, modulo principale e modulo MCU, con la possibilità di portare al ripristino di fabbrica il robottino stesso. Questa è l'applicazione. Buttati che morbido! Una volta inserito il serbatoio pieno di acqua, andiamo a vedere adesso come lava. Quindi facciamo il classico lavaggio automatico. Il pavimento è bagnato, non so quanto dura la vaschetta dell'acqua, quanta superficie può lavare questo robottino. Questo è il risultato, ragazzi, dopo che l'aspirapolvere ha passato il mocio. Quindi vedete che è ancora umido per terra. Ragazzi, sta scappando. Sta cercando disperatamente di andarsi a collegare alla base, ma la base è al piano di sotto. Io l'ho portato al piano di sopra per provare questa opzione di massima velocità di aspirazione. Allora, si è fermato al 9% perché vedete, va a cercare la base per ricaricarsi. Quindi quando arriva ad una percentuale di 10, all'incirca il 10%, stacca l'aspirazione, la pulizia che sta effettuando per andare a cercare la base. E vi faccio vedere quanto ha fatto con una ricarica completa di batteria alla massima velocità di aspirazione, quindi al terzo livello di aspirazione. Si è interrotta alle 18:33, vedete? Funzionamento per 59 minuti. Non ve lo faccio vedere, mi vergogno.
mi vergogno di farvi vedere cosa c'era dentro questo appartamento. E ragazzi, io lo pulisco tutti i giorni e non mi prendete per zozzone. Questo è quello che è aspirato in un'ora di tempo nel mio appartamento. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto le funzionalità di questo robottino della Proscenic modello 850p. Abbiamo visto che è molto semplice da utilizzare, quindi la semplicità di utilizzo sicuramente è vincente. Abbiamo visto che comunque la potenza di aspirazione, se utilizziamo il prodotto al massimo, è efficace, e soprattutto sono rimasto molto colpito per quanto riguarda la possibilità di aspirare e pulire anche i tappeti di casa. Dicono che questo robottino non ha il sensore, ma sinceramente io non ho notato questa difficoltà nel salire e andare a pulire i tappeti di casa. Ovviamente il mio tappeto non è alto 3 cm, è un tappeto persiano normale, quindi per tutti coloro che hanno un tappeto normale, tra virgolette, dentro casa, questo robottino va a pulirlo in maniera eccezionale. Toglie tutte le impurità e i peli del nostro amico. Un'altra cosa che mi è piaciuta è per quanto riguarda la pulizia perimetrale. Lascia veramente pochissimo spazio tra il battiscopa e il robottino. C'è un però. Ovviamente sono rimasto positivamente colpito da questo prodotto perché il prezzo, ripeto ancora una volta, è stato eccezionale. Poi vi lascio come al solito i link nella descrizione del video per andarvi a vedere sia le caratteristiche del prodotto e sia per chi volesse acquistarlo. Il però è che questo robottino, diciamo che ogni tanto si perde la via di casa, nel senso che se il robottino è posizionato in un'altra stanza dove non c'è la base di ricarica, a volte ha difficoltà per rintracciare il proprio tragitto, la via di casa, quindi gira e a volte bisogna prenderlo e posizionarlo nelle vicinanze della base. Forse questo problema è perché ancora inizialmente la mappatura non è stata fatta di casa. Sicuramente dopo vari cicli di pulizia il robottino andrà a intercettare la base in maniera un po' più semplice. La seconda cosa che ho visto è che ogni tanto, se c'è un tappeto piccolo, si incarta, si inizia a incartare su questo tappeto e si blocca, quindi a volte bisogna spegnerlo e riaccenderlo e posizionarlo. Un'altra cosa che ho notato è che durante l'utilizzo di questo robottino, a volte anche se la batteria è al 50-60%, iniziano a lampeggiare i due LED di accensione e home, e il robottino va a posizionarsi nuovamente sulla base per la ricarica. Ma voi direte, dopo tutta questa pippa che ci hai fatto, ma questo robottino secondo te vale la pena acquistarlo? Decisamente sì. Rapporto qualità-prezzo eccezionale. Ovviamente ci sono dei robottini che sono tutta un'altra cosa, ma stiamo parlando di 400-500 euro. Quindi Proscenic 850p, secondo il mio modesto parere, promosso a pieni voti. Detto questo, noi ci vediamo come al solito in uno dei prossimi e casalinghi video. Mi raccomando, se lo stesso vi è piaciuto, vi è tornato utile, casalinghe, pollice in su, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale perché sicuramente ci saranno altri contenuti del genere. Un bacione, ciao belli, statemi bene.